Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oppure, se questa è la prima volta che guardate un video sul mio canale, benvenuti. Dai commenti che avete lasciato nei video precedenti di questa serie, ho visto che questa idea vi piace e quindi oggi colgo l'occasione per rispondere ad altre vostre domande e dissipare altri vostri dubbi. Iniziamo subito così non perdiamo tempo. La prima domanda è la seguente. Se qualcuno ci mette troppo tempo per spiegare qualcosa o per dire qualcosa e io non ho tempo per stare ad ascoltare, qual è il miglior modo per dire a qualcuno di stringere i tempi? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è l'espressione tagliare corto. Quindi io posso dire alla persona, per favore, taglia corto. Certo, è molto diretta come espressione, è molto informale, quindi io vi consiglierei di usare questa frase solamente con persone che conoscete molto bene. Se invece vogliamo rimanere un po' più neutri dal punto di vista del registro, possiamo dire vieni al punto, cioè vieni al punto della questione, che possiamo trasformare alla forma di cortesia, venga al punto. Poi, seconda domanda, quando sono in un negozio di abbigliamento chiedo sempre il permesso, ad esempio posso provare questo, prima di andare in camerino. I commessi mi rispondono come se non ci fosse nemmeno bisogno di chiedere. Si deve chiedere in un altro modo o non si chiede affatto? Dipende dal tipo di negozio in cui ti trovi. Se sei in un negozio di una grande catena di negozi di abbigliamento, non c'è bisogno di chiedere, semplicemente prendi il capo di abbigliamento che vuoi provare e vai nel camerino, senza dire niente a nessuno. Se invece ti trovi in un negozietto piccolo, in un negozietto indipendente, dove c'è la commessa o la proprietaria o il proprietario o il commesso e lo spazio è molto piccolo, quindi non c'è altro da fare che interagire con la persona, ovviamente anche per conversare chiederete posso provare questo? È più intima l'atmosfera, diciamo. Domanda successiva. Quando dico come stai oppure come state e la persona risponde bene, molto bene, eccetera, si può dire che bello? Perché in spagnolo diciamo me alegro e succede che mi viene in mente di rispondere così perché sono abituata. Mi manca una risposta in italiano. Allora, io risponderei sono contento o sono contenta oppure mi fa piacere. Mi fa piacere. Questa è una buona risposta da memorizzare anche per altre situazioni. Mi fa piacere oppure mi fa molto piacere. Poi, quando un mezzo di trasporto è affollato e non posso validare il biglietto, come posso chiedere a qualcuno se lo fa per me? Semplicemente mi scusi, signora o signore, mi può timbrare il biglietto? Mi può timbrare il biglietto per cortesia? Ovviamente lo chiedete alla persona che si trova più vicina alla macchina obliteratrice. Poi, domanda successiva. Normalmente quando ordino qualcosa in un negozio o un ristorante lo faccio con una domanda tipo Can I get a beer please? Può anche essere o sembrare un po' maleducato dire solo a beer please, senza usare una forma interrogativa. Ma in italiano è proprio strano usare una forma interrogativa in questo caso? Nessuno dice posso avere una birra per favore? Si dice, perché no? È un po' confusa questa domanda. Allora, possiamo dire posso avere una birra per favore? Vorrei una birra per favore. Prendo una birra per favore. Una birra per favore. Tutte queste 4 frasi sono valide e sono educate. Poi, potrei dire solo permesso in questa situazione? Allora, credo che qui si faccia riferimento a un'altra domanda nel video scorso in cui stavo spiegando che cosa dire per scendere dall'autobus se c'è qualcuno davanti a noi, no? Possiamo dire scende o scendi per far capire che noi dobbiamo scendere, quindi chiediamo alla persona se scende anche lei,
oppure semplicemente permesso. Permesso perché dobbiamo passare. Permesso è una parola molto utile perché si usa anche, per esempio, per risultare molto educati, quando si entra a casa di qualcuno. Quindi io entro a casa di qualcuno perché sono stata invitata o per altri motivi e dico permesso mentre sto entrando. È proprio un gesto di educazione ulteriore che è molto carino secondo me. Poi, come si dice in italiano vorrei che qualcosa accadesse? In spagnolo abbiamo la parola ojalá. C'è un equivalente in italiano? Allora, così su due piedi mi viene in mente la parola magari. Magari. Magari significa sarebbe bello che succedesse questo o quello. Magari esprime proprio tra i vari significati, un significato di magari è proprio quello di esprimere questo senso di desiderio per qualcosa. Quindi direi che la risposta a questa domanda è magari. Poi ci soffermeremo più nel dettaglio su questa parola se lo riterrete utile. È corretto dire lieta di conoscerla? Sì, assolutamente sì. È una espressione molto utile anche per sostituire piacere di conoscerla. Se dico lieta o lieto di conoscerla, è molto più elegante di piacere. Quindi assolutamente potete dire lieta di conoscerla, lieto di conoscerla, oppure semplicemente molto lieto, molto lieta. Figurati, ha lo stesso significato di non fa niente? Questo commento è in risposta a una cosa che ho detto nel video precedente, in cui spiegavo che si può dire non fa niente se qualcuno fa qualcosa per sbaglio. Per esempio, l'esempio era qualcuno mi calpesta il piede e io rispondo non fa niente, non ti preoccupare. Posso anche rispondere figurati, figurati, non c'è problema. Figurati però si può anche usare in risposta a grazie, quindi figurati nel senso di non c'è di che, prego. Domanda successiva. Capisco che quando chiami qualcuno al telefono non è consuetudine chiedere come sta la persona. E invece quando si entra in una gelateria, in un bar, si chiede al barista, al cameriere, eccetera? No, non si chiede come state, com'è la tua mattina? No, se entro in una gelateria semplicemente dico buongiorno, vorrei un cono, eccetera, eccetera. Al massimo, se si sta avvicinando una festività, posso augurare buon Natale, buona Pasqua, buon primo maggio, buon 2 giugno, buon 25 aprile, quello che è. Però non chiediamo come stai, come state, come sta, perché appunto sono luoghi di servizio in cui noi andiamo lì per un motivo specifico, che è quello di richiedere un servizio. Ovviamente, se io entro in una gelateria dove lavora una mia amica, ovvio che le chiedo come va, come stai, come va la giornata, ma perché conosco quella persona, perché è una mia amica che lavora lì. Quello è un caso particolare. Generalmente non chiediamo come stai, come state o come sta ad una persona che non abbiamo mai visto prima. Se è un posto dove tu vai spesso, vai tutti i giorni lì, che ne so, vai tutti i giorni alla gastronomia sotto casa per comprare il pane, ovvio che conosci quelle persone e quindi ha senso chiedere come va? Tutto bene oggi? Però generalmente no. Poi, come si dice quando vedo che una persona che sta camminando davanti a me cade una cosa per terra, per esempio un portafogli, una sciarpa, eccetera? Signora, le è caduto il portafogli? Sì, esatto, questa è la frase corretta, sì. Potresti dirmi come iniziare una conversazione quando si va da una sarta per aggiustare vestiti larghi? Potresti iniziare la conversazione dicendo
Buongiorno, vorrei fare delle modifiche a questo capo d'abbigliamento, che può essere un pantalone, un vestito, una maglietta, una gonna, eccetera. Puoi anche essere più specifica, in questo caso vorrei far stringere questo vestito. Che altro si può fare dalla sarta? Si possono fare talmente tante cose. Però adesso le cose che mi vengono in mente sono far fare l'orlo a un vestito, a dei pantaloni, a una gonna. Si possono anche far allargare i vestiti. Poi ovviamente la conversazione evolve anche in base alle risposte della persona con cui state parlando. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Spero che le mie risposte vi siano utili e ovviamente se avete altre domande e altri dubbi potete lasciarmi i vostri commenti qui sotto. Però io vi invito anche ad andare a guardare le lezioni precedenti, sempre con questo formato, perché magari ho già risposto al vostro dubbio, alla vostra domanda in uno dei 3 video precedenti. Ci vediamo sempre qui con altre risposte alle vostre domande se ce ne saranno altre. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!